Questo video è sponsorizzato da PCBWay. Ciao a tutti e bentornati nel mio nuovo video. Io sono Floppy e oggi vi presento la nuova FAC, la FAC V2, ovvero la Floppy Ant Controller, la scheda che controlla i vostri e anche, chiaramente anche i miei robot da combattimento. Bando alle ciance, quindi sigla! Questa è la Floppy Ant Controller V2, la mia nuova scheda di controllo pensata specificatamente per i robot da combattimento. Se conosci le Malenki Nano sai già di cosa si parla. Una scheda compatta, leggera, proprio pensata per gli Huntweight e i robot di piccolo formato. La FAC V2 nasce come alternativa più avanzata, mantenendo un costo competitivo ma con un livello di personalizzazione che la Malenki Nano semplicemente non offre. In questo video vi porterò dentro ogni aspetto della scheda. Hardware, specifiche, funzionalità di sicurezza, configurazione e un esempio pratico completo. Partiamo dall'hardware. La FAC misura 21 x 31 mm e pesa 2,4 grammi senza ricevitore. E arriviamo a 3,6 grammi con una FS2A montata direttamente sopra. Dimensioni adatte per la categoria di robot Huntweight, quindi quelli da 150 grammi. La FAC mette a disposizione 3 uscite per motori brushed, con una corrente massima di 1,8 A ciascuna. La risoluzione è di 1000 step per direzione e la frequenza PWM è completamente configurabile, da 100 fino a 10.000 Hz. Ideale per gli N20, N10 e N30. La frequenza ho deciso di lasciarla configurabile perché sicuramente ci sarà qualcuno che vuole un tuning perfetto del proprio robot. Poi abbiamo 2 uscite servo ad alta tensione, ovvero alimentate direttamente dalla batteria. La risoluzione è di 1000 step e la larghezza di impulso modificabile, come anche la frequenza, questo con l'aiuto del FAC Tool. Quindi queste 2 uscite sono perfette sia per i servomotori classici che per degli SC che necessitano l'alimentazione dalla batteria. La scheda supporta ricevitori PWM fino a 4 canali e PPM fino a 8 canali. È stata progettata per ospitare direttamente una ricevente FS2A sul connettore dedicato, ma si possono collegare altri ricevitori via cavo. Il supporto Express LRS è già predisposto hardware, il firmware è in sviluppo. Ha anche una IMU integrata, questa è una delle novità più rilevanti della FAC V2. È presente appunto una IMU, un Inertial Measurement Unit, con accelerometro e giroscopi integrati. Questo apre la strada a funzionalità molto avanzate, come l'inversione automatica dell'acceleratore quando il robot è capovolto. Sono disponibili anche un ingresso analogico e 2 digitali, con una tensione massima di 3x3. L'ingresso analogico è pensato per potenziometri esterni, utile per realizzare un servo DC con feedback di posizione. I digitali sono invece predisposti per automazioni future o personalizzate. La FAC V2 supporta batterie 1S e 2S, quindi fino a una tensione nominale di 7,4 V. Attenzione, superare questo limite può danneggiare irreparabilmente la scheda. Sto già pensando a una nuova versione che supporta tensioni maggiori delle 2S, così da poter avere ancora più potenza nei nostri robot. Prima di continuare, un ringraziamento a PCBWay che sponsorizza questo video. PCBWay è il servizio che uso per produrre i PCB di tutti i miei progetti, incluso questo FAC V2 che avete visto fino ad ora. Qualità costante, tempi rapidi e un processo di ordine semplice anche per quantità piccole come quelle tipiche dei progetti maker. Ma la cosa che trovo più utile è la loro community. Sul loro sito potrete trovare un sacco di progetti open source condivisi da maker di tutto il mondo e tra questi c'è anche il progetto della Floppy Ant Controller. Da lì potete scaricare il file, studiare lo schema e ordinare direttamente delle FAC già pronte senza dovervi preoccupare di nulla. Se state lavorando ad un vostro progetto e avete bisogno di far produrre dei PCB, vi lascio il link in descrizione. Vale la pena darci un'occhiata. Detto questo, torniamo alle FAC. Di conseguenza, grazie mille a PCBWay per aver sponsorizzato la realizzazione di questo progetto e diciamo che possiamo andare avanti col video, magari con qualcosa di più pratico, perché basta specifiche, ne abbiamo dette fin troppe.
Eccoci qua con il nuovo robot che porterò al CRIC di Roma, dei nostri amici i robottari, e qua bisogna appunto fare una configurazione. Ne approfitto che così vi faccio vedere come si fa. Il FAQ Tool si può impostare anche come applicazione web installata sul computer, o andate sul sito cercando FAQ Tool, eccolo qua, il primo. Come potete vedere basta cliccarci sopra e vi carica il configuratore. Il procedimento è questo. Intanto vediamo di aprire il nostro robot e esporre la FAQ. Eccola qui. La colleghiamo al PC, quindi prendiamo la nostra USB e la colleghiamo. Vi consiglio di accendere anche il collegamento della batteria. Non vi preoccupate, c'è una protezione, ovvero il vostro PC non riceverà nessuna tensione da parte della batteria, quindi non rischiate di bruciarlo. Alziamo il nostro robot e soprattutto in questo caso non è un problema perché è una carica molla e non ho ancora gli elastici caricati, ma voi se avete armi potenzialmente pericolose bloccatele. Cosa molto semplice, arriviamo qua in alto, facciamo connect, vi apparirà questo pop-up, selezionate la FAQ V2 e fate connetti. Ok, ci siamo, adesso siamo connessi. Come potete vedere qui sopra abbiamo disconnetti, il pulsante disconnetti, il pulsante read from FAQ, quindi è per leggere le impostazioni dalla nostra scheda, che comunque appena connesso lui lo fa in automatico, e Test and Save. Test and Save praticamente applica le impostazioni che avete modificato sulla vostra scheda. Io ho collegato il motore destro e il motore sinistro ai motori 1 e 2 DC, praticamente sono i collegamenti qui in basso, e il terzo motore lo utilizzo per l'arma. In questo caso specifico ho il ricevitore impostato in ppm, quindi ho fino ad 8 canali. Infatti qui ho impostato il ricevitore in modalità ppm, altrimenti mettete in pvm, che è il default delle FS2A, e avete soltanto 4 canali. E dato che io, avendo 5 canali, posso utilizzare un quinto canale come canale di armo del robot, ho attivato l'arming channel. È sufficiente abilitare con il pulsante e poi selezionare quale canale utilizzare per il vostro arming. Se avete qualche dubbio sulle impostazioni, una breve descrizione è anche data qua sull'icona delle info in fianco all'impostazione. Altrimenti sul punto di domanda qui su vi apre questa pagina qua e potete scaricarvi il manuale in italiano e in inglese della FAQ, e c'è scritto tutto quanto. Per impostare i nostri motori come necessita il nostro robot è abbastanza semplice. Il tutto è stato pensato per essere il più flessibile possibile, quindi per adattarsi a qualsiasi robot vi venga in mente di costruire. In questo caso, come abbiamo detto prima, abbiamo 2 motori per le ruote e un motore per l'arma, tutti e 3 DC. Quindi partiamo dai motori per le ruote. Qui sui mix possiamo decidere di utilizzare il tank mix. Praticamente questo serve per calcolare, in base allo stick destro o sinistro, in base a quello che utilizzate del telecomando, come far girare i motori. Vediamo che abbiamo canale 2 per l'acceleratore e avanti e indietro, e il canale 1 per destra e sinistra. Infatti abbiamo impostato proprio canale 2 per l'acceleratore e per lo sterzo il canale 1. Come potete vedere qui sotto c'è una mini descrizione di cosa fa questo mix qui, perché potrebbero essercene altri in futuro, come il mix con l'auto inversione dello sterzo, dell'acceleratore in base a come è girato il robot, e altri mix che possono essere applicati per altri robot. Vengono generati 2 output con il Simple Tank Mix, il motore destro e il motore sinistro, che poi possiamo decidere il controllo sulle varie uscite della FAQ, quindi i 3 motori e i 2 servo. In questo caso noi vogliamo avere il motore 1 e il motore 2, motore destro e motore sinistro, e infatti vedete che ho motore 1
il motore destro e il motore 2 il motore sinistro. Questo è tutto quello che ci serve per dire alla nostra scheda, quindi alla FAC, come sono collegati i motori e quali sono i comandi che deve usare per comandarli. Di conseguenza applichiamo le impostazioni. Ha salvato tutto e se noi adesso con lo stick muoviamo il nostro robot, abbiamo difatti il robot che si muove. Noi abbiamo bisogno anche di avere un motore, ovvero quello dell'arma, che è questo qui nascosto, questo qui, che venga controllato da questo canale qui, quindi il canale 4. Se guardiamo cosa serve un direct link, andiamo sulla I e praticamente ci dice che possiamo collegare un canale del radiocomando a direttamente un'uscita, quindi o i servo o i motori DC. Quello che vogliamo fare noi è appunto abilitare il Direct Link 1 che ci permette di selezionare il canale 4. Vogliamo collegarlo direttamente al motore 3 DC. Vedete qua non c'è ancora assegnato niente perché sul motore 3 andiamo su Disable e selezioniamo Direct Link 1, che è quello che abbiamo deciso. In poche parole qui diciamo di collegare questo canale qui a quel motore lì. Molto semplice. Adesso noi facciamo test and save, salvato tutto e abbiamo il nostro movimento. Come avete visto, configurare il robot è molto semplice. Col FAC Tool potete configurare tutto quello che volete in un giro di qualche minuto e salvarlo direttamente sulla scheda. È collegabile direttamente con la USB-C, tutti abbiamo un cavetto USB-C a casa, di conseguenza è molto semplice collegarsi e fare tutte le prove del caso. Ora chiudo tutto e vi faccio vedere un po' come funziona questo nuovo robot, perché sono veramente contento di come è venuto. Speriamo che poi vada bene anche al torneo del CRIC di luglio dei robottari. Io non importa, anche se non vinco, sono super contento di come è venuto fuori. Se io riesco a lanciare qualche robot per aria, io direi che è già una vittoria. Quindi niente, adesso richiudo il robot e vi faccio vedere come funziona. Come potete vedere è tutto pronto, adesso è anche bello manovrabile. Dopo è poco spazio, devo abituarmi ancora un po' perché l'ho appena costruito. Però la cosa più divertente è, prendiamo un qualcosa che pesa, tipo questo pezzo di legno qui che pesa 120 grammi mi pare. Con lo stick del radiocomando, aspetta ve lo metto un po' più dove vedete meglio. Con lo stick del radiocomando carichiamo il nostro flipper, possiamo ribaltare le cose. Adesso, come potete vedere, non fa neanche fatica il motore perché effettivamente non è caricato al massimo, però vedete che comunque ha una buona forza. Possiamo fare un po' di giri, fare le capriole. Questo robot qui sono veramente soddisfatto. È proprio, uno, è bello perché mi piace un sacco, e due, ha un sacco di potenzialità. Ho preso spunto dal meccanismo di un mio amico, Paolo. Vi lascio il link del video originale suo, che così potete capire anche voi come funziona. E dopo chiaramente l'ho adattato in base alle mie esigenze. Usiamo questo kit come esempio di robot avversario. È un kit che, come potete vedere, è molto simile. L'abbiamo realizzato io e un mio amico, il mio compagno di squadra che è del team Mechatronic. Possiamo andare sotto e lo lanciamo. Adesso qua è molto scivoloso e piccolo, però vedete lo possiamo lanciare. Detto questo, il video è finito. Spero che le FAC V2 vi possano tornare utili anche a voi. Io vi dico, da quando ho fatto questa seconda versione qua, io chiaramente sto usando solo queste, e
Uno per il prezzo competitivo, due perché comunque sono molto flessibili, possono diventare quello che si vuole. In più può avere anche altre potenzialità, perché non ho ancora sfruttato l'IMU integrata, il codice è tutto pronto, però bisogna fare i mix e poi aggiungerli al FAQ tool. Il progetto è tutto open source, potete trovare in descrizione il link alla pagina GitHub e il link al progetto su PCBWay, in cui potete semplicemente o scaricare i file o potete andare a ordinare direttamente le schede. Se utilizzate quest'ultima opzione darete anche a me un piccolo contributo per i miei progetti. Detto questo, grazie ancora a PCBWay per aver sponsorizzato il video e ci vediamo alla prossima! Aggiungo che se avete bisogno di un piccolo tutorial un po' più approfondito su come configurare le vostre FAQ, o se avete dubbi, non fatevi problemi, mandate una mail a thefloppylab@gmail.com o lasciate un commento qui sotto nel video. Vi ringrazio! Ciao!